Buongiorno amici del canale. Ciao! Oggi purtroppo non abbiamo deciso noi nulla di quello che c'è da fare e per noi questa è una cosa un po' dura da sopportare, però ci rendiamo conto che quando si va diciamo in casa di altre persone e ci sono di mezzo delle ristrutturazioni importanti, i pezzi che c'erano prima e che devono poi essere rimessi in questi ambienti devono comunque seguire un filo logico. Quindi Giorgia sapete che è la nostra amica interior designer, lei è anche ingegnere, quindi spesso si trova a fare delle ristrutturazioni di case molto molto importanti, dalla A alla Z, quindi lei parte dal mattone fino ad arrivare alla ristrutturazione completa. Ha messo carta apparati, ha fatto tutta la casa e mi porta questi due mobili, ma li ha portati qua un po' velocemente. E mi fa: Elisa, lo specchio lo vorrei bianco. Io ho detto no, io un tutorial con lo specchio bianco non te lo posso fare, perché ormai le persone che ci seguono sono abituate ad avere dei, no, diciamo dei consigli talmente di livello elevato che però ho ragionato e ho detto: ci sono anche persone che per la prima volta vedono questo video e potrebbero, diciamo, ritenere interessante alcune malizie che magari non hanno, diciamo, decifrato prima di iniziare a fare il restyling. Quindi dobbiamo rendere questo orologio e questo specchio perfetti per entrare in questo nuovo ambiente, che è molto moderno e molto minimal. L'ho già messa in guardia davanti al fatto che non saranno troppo minimal, perché le forme non ce lo consentono, però saranno molto alleggeriti. Quindi lui sarà tutto pepper blu e clear sand, ma avrà anche un po' di rococò. No, no, rococò no, forse. Non dobbiamo ancora decidere, rococò rimina. Vediamo. Lo specchio sarà sicuramente da abbinare con gli stessi colori, ma vediamo insieme come lavorare al 100% su questi due prodotti, che non è assolutamente facile perché ci sono delle malizie da attuare prima di fare un pasticcio, vero? E noi ne abbiamo fatti tanti negli anni. Partiamo. Consiglio numero 1: per fare bene uno specchio bisogna smontarlo. Quindi so che magari certe volte avete detto: ma lo scotch, metto un pezzo di carta sotto, avete paura a volte anche di smontare uno specchio, perché poi vi trovate in effetti questo specchio che gira per casa. Però ricordate che appunto lo specchio riflette e quindi se non mi colorate anche dietro il legno, tanto vale, si vedrà. Oggi devo per forza farlo perché non è diciamo un restyling come al solito, dove mettiamo magari un po' di rococò, un po' di remida, lo doriamo, lo rivitalizziamo. Oggi cambiamo completamente colore, quindi è importante capire che rifletterà e si vedrà che è stato fatto male, in modo approssimativo. Quindi cacciavite, calma, sangue freddo, spazio su cui appoggiare il vetro o lo specchio nel momento in cui staccate e iniziamo a scollare tutto. Le mie viti vengono via proprio bene. Era uno specchio, è uno specchio che è stato in casa fino all'altro ieri, praticamente non ha preso né umidità, non era in cantina, non era abbandonato, quindi è uno specchio che sta bene fisicamente, non ha tarli, non ha nulla che non va. Quindi le viti, come vedete, non hanno subito nessun tipo di umidità negli anni e vengono via senza problemi. Le togliamo, le mettiamo in un bicchiere perché poi le riutilizziamo, essendo perfette, perché no, rimettiamo le viti originali. E mi preparo con l'aspirapolvere e tutto il resto per pulirlo, perché comunque anche se la casa era pulita, un po' di polvere negli anni dentro gli anfratti del vetro dello specchio sono sicuramente entrati. Dopo aver tolto tutto quanto, pulito il resto, facciamo anche aba sulla cornice. Ora vedrete come si presenta uno specchio nel momento in cui lo aprite. Quasi tutti gli specchi di questa fattura, del Novecento diciamo, hanno questi legni inchiodati che tengono fermo lo specchio. Quello che vi consiglio io è, prima di toglierli, numerarli, quindi prendete una matita e scrivete 1 sopra e andate magari in senso orario, 2 sopra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi parte da 1 sopra fino ad arrivare a 8 in senso orario. In questo modo se li togliete e poi li volete rimettere sapete dove erano. Perché? Perché i buchi dei due chiodini saranno sempre lì fermi e quindi possiamo rimetterlo nello stesso identico punto. E loro hanno degli spessori differenti, sono stati fatti a mano questi legnetti, motivo per cui è sempre meglio numerarli, ok? Dopodiché io mi prendo una spatola un po' vecchia, questa è una spatola che mi tengo sempre perché è piccolina e vecchia,
o se voi volete potete prendere un cacciavite, quello che volete, qualcosa di comunque molto delicato, e togliete in questo modo. Guardate com'è facile. Io adesso non avrò più paura di rompere i legnetti o di rompere i chiodi, perché ovviamente faccio piano, ma soprattutto non avrò neanche paura di mischiarli, perché tanto Emma ci ha messo il numerino sopra, ok? Quindi 1, 2, sappiamo esattamente dove metterli. Perché vi dico questo? Perché vedete che al bordo, anche se era qui, non c'è lo stesso distanziale, qua ce n'è di meno, qua ce n'è di più. Per questo motivo sono legnetti che hanno diversi spessori, perché dovevano andare a tenere fermo lo specchio sulla cornice, che è una cornice ovviamente incastonata a mano, con uno specchio fatto a mano, quindi l'hanno tagliato in vari modi, ma manualmente, e quindi questi legnetti di diverse dimensioni servivano per far star fermo lo specchio al millimetro. Quindi rimettiamoli esattamente nello stesso posto. Sono stati fatti molto bene, anche per un altro motivo, perché non hanno messo colla, che è una delle cose che io odio di più nei mobili vecchi, perché la colla, spesso e volentieri, è veramente un problema. Mettetevi nei miei panni, la colla in questo momento non mi avrebbe permesso di eliminare con tutta questa facilità questo legnetto, anzi mi avrebbe creato un bel danno. Brava Emma, perché ha messo anche sulla cornice il numerino equivalente al pezzettino di legno. In questo modo non sbaglieremo assolutamente, anche se a rimontare lo specchio dovesse essere qualcun altro. Vedete, lei 4 ha scritto 4. Ho tolto tutti i fermi di legno, adesso preparatevi già da una parte una superficie dove appoggiare lo specchio, ok? Non fatevi trovare impreparati. Io lo tiro su da sotto, Emma mi aiuta, molto delicatamente, e voilà! Ce la fai? Sì. Ok, mettilo pure verso l'alto, così lo chiudiamo bene nel frattempo. Ora abbiamo la nostra cornice bella, libera da qualsiasi problematica, possiamo stuccarla, incollarla se ha bisogno di essere incollata. Infatti io qua ho un punticino in cui, vedete, è leggermente rotta, quindi adesso prendo la colla, un morsetto e la rimetto in sesto. Quindi abbiamo un lavoro da svolgere bene e possiamo colorare sia dalla parte esterna della cornice che la parte interna, perché ricordate, lo specchio riflette e tutti questi rigoli vanno colorati anche dall'interno. Io per queste piccole riparazioni mi tengo sempre la Univil, è quella che utilizziamo anche per attaccare i fregi. Mi raccomando, una colla che dovete sempre tenere, perché vi leva un sacco di rogne, un sacco di grani. Qua, come vedete, è rotto sia alla base, che deve essere rinforzato, che qua. E poi mi pare di aver visto anche più su, qua, un'altra piccola rottura. Visto che si colora, si sistema, ok? Quindi iniziamo a metterlo in questo modo su tutta la superficie. Se avete una palettina Belle Arti, meglio ancora, perché andiamo proprio a far scorrere all'interno delicatamente la colla, e poi, se avete modo, unitele in modo che siano il più possibile vicine. Sicuramente questo legno negli anni si è leggermente mosso, quindi non sarà proprio facile riportarla al suo ripristino iniziale, però noi ci possiamo provare. Mi dai un pezzettino di carta, Emma? Sì. Levo leggermente l'eccesso in modo da vedere bene dove sono, ok, e dopodiché devo unirli, uno qua, metto una morsetta a tenere stretto il mio fregio fin quando la colla non ha fatto il suo tiraggio iniziale, e voilà. Ora continuo incollando anche qui e qui, qua vedete completamente sollevato, quindi continuiamo aggiustando i fregi. A questo bell'orologio stiamo dando i primi tocchi. Emma mette lo scotch sul vetro in modo da non sporcare, e io ho appena rincollato un piedino perché si era staccato. Aveva due belle viti solide, però diciamo che con il tempo la colla si era seccata, si era staccata, e ho dovuto completamente risaldare il piedino. Adesso è bello solido, a posto. Proteggiamo le parti quindi che non vogliamo rischiare di sporcare, ma in tanti punti andiamo direttamente col pennellino, perché ci piace fare questi lavori di filo delicatamente. Questo mazzolino di fiori verrà coperto, non è più nello stile della casa e cambierà completamente volto. Prendo il clear sand, prendo un pennellino piatto, a punta piatta, perfetto per questo tipo di lavorazioni, e vado prima a farmi tutto il bordo, così. In questo modo non rischiate di andare a macchiare troppo il fregio. A me non è che interessa molto, anche perché poi sul fregio andrò a stendere la foglia oro, sapete, no? Quindi piano piano vado semplicemente a mettere la base nei miei ricciolini
colorare la base in modo che sia tutta bella lavorata a clear sand, e poi proseguo con la copertura totale usando magari un pennellino da 30. Ecco qua, farò sicuramente 2 mani di stesura di colore su questo centro prima di fare poi la parte decorativa. Se avete dei fregi molto piccolini, potete anche prendere un pennello più piccolo e andare all'interno. Sapete che il set di pennellini è formato apposta da pennelli di varie dimensioni, proprio perché quando si usano i pennellini piccoli non basta una grandezza, devono sempre esserci più grandezze per andare incontro a un'esigenza. Ecco qua, vedete, io vado qua, piano, all'interno dei miei fregini e via. Io continuo con gli interni e il clear sand, invece Emma parte con la parte esterna e pepper blu. Sì. Utilizzerai che pennelli, Emma? Ho anch'io 2 pennellini del set, uno punto e uno piatto, e un 50. Vai. Nel frattempo che le mani di colore sull'orologio asciugano, tra una cosa e un'altra mi è data una mano piena e parecchi ritocchi, sempre con vernice pura, per arrivare a una coprenza totale del blu e del bianco. In alcuni punti prima sembrava essere uscita qualche crepa, abbiamo dato una seconda mano, vediamo, probabilmente qualche crepettina di craquelé riuscirà, però vediamo. Qui bisogna andare per step, questa cornice è molto screpolata, la padrona di casa non la vuole né anticata, né patinata, né decapata, ed è una delle cose più difficili, quindi ottenere un qualche cosa di perfetto semplicemente ricolorato. Sì, perché è molto più facile effettuare una patina, un lavaggio, un'anticatura con le cere che creare una superficie perfetta dove la superficie perfetta non c'è. Quindi ci muniamo di santa pazienza, passamateri cream, abbiamo messo i guantini perché andremo col dito, che è la miglior arma che abbiamo per fare un lavoro perfetto, e andremo a riempire i buchi in cui serve una stuccatura. Dopodiché una spugna abrasiva molto fine, carteggiamo e cerchiamo di rendere il tutto il più possibile preciso. Ovviamente la cornice è molto vecchia, ovviamente di legno, quindi il legno si muove e nel tempo, negli anni, potranno tranquillamente uscire delle crepe, perché sapete anche voi che se colorate una cucina, la cucina è legno massello, dopo averla colorata è estate, poi ci mettete il riscaldamento, scaldando il legno un pochettino ritira e può essere che vengano delle crepettine. Non è una problematica delle vernici, perché capita anche con gli smalti, con le resine e con la pittura al gesso, ma sappiate che se fate delle cose, dei restyling su cornici, su mobili di legno in generale e restringono, possono creparsi. Qui potrebbe succedere e va bene così. Quindi stucchiamo le parti che sono le più antipatiche per me, che sono proprio quelle che hanno queste brutte ammaccature. Questa cosa la troviamo spessissimo perché la base di queste vecchie cornici è in gesso. E cosa facevano? Facevano una base gessosa,
Dopodiché andavano a tingere, a volte mettevano la foglia oro per le cornici più belle, di più valore, altre volte semplicemente con vernici dorate, meccate. Questa sarà semplicemente vernice sotto, abbiamo toccato, non è fredda, e quindi andiamo a stuccare leggermente per far sì che sia il più possibile liscia dopo aver appunto colorato. La Material Cream ora è completamente asciutta e con una spugna liscia superficie vado a grattare la superficie per togliere tutti gli scalini o togliere eventuali eccessi di Material Cream. Dai panno, Emma. Sì, eccolo qua. Perfetto. Un pannettino umido, ben strizzato, tolgo la polvere e poi con la mano sento se tutto è in piano o se c'è eventualmente qualcos'altro da togliere. Qua mi sembra perfetto. Vado avanti su tutta la cornice. Lo stucco Material Cream è asciutto e ben liscio. Ora partiamo a colorare. Tutta la parte interna la faremo Pepper Blue, mentre l'esterno lo facciamo Clear Sand. Esatto. Essendo che ci sono diversi strati di oro, come mi spiegavi prima, potrebbe rilasciare sul bianco dell'ossidazione, delle tracce di ossidazione, potrebbe risalire. Possiamo chiamarla anche macchie tanniche, però Sì. noi sappiamo che invece è Ossidazione delle particelle metalliche. Quindi diamo una passata di antitannino sulla base per essere sicuri e tranquilli. L'antitannino fermerà quindi le risalite di qualsiasi tipo Esatto. e noi saremo tranquilli che il nostro Clear Sand sarà bello puro. Potrebbe capitare che l'ossidazione risalga sopra l'antitannino, ma non vi preoccupate, non risalirà poi anche sul Clear Sand. Dobbiamo dare l'antitannino puro, uno strato omogeneo, non troppo sottile, e deve fare un effetto cappotto, quindi dobbiamo stare attenti a chiudere tutti i buchi. Bravissima. Altrimenti potremo proprio rischiare in quei punti una risalita. Esatto. Io adesso vedete continuo con un pennellino blu, piano piano, pepper blu, piano piano tutta la parte interna e diventerà estremamente moderno. Ovviamente una cosa scontata, ma ve la dico perché non si sa mai, io non metto l'antitannino sotto il blu perché tanto anche se sale la macchia di oro sul blu non si vede, quindi non vi preoccupate, questa è una cosa da prediligere quando ci sono o colori chiari o bianchi. Soprattutto se vogliamo ottenere un effetto super liscio, omogeneo e non anticato. Bravissima, proprio quello che vuole la padrona di casa. Mentre Emma finisce con l'antitannino sulla cornice, inizio con linfa sull'orologio. Linfa è la missione che mi permette poi di attaccare alla perfezione Remida, la nostra foglia oro speciale perché è il decalco. Passerò linfa solo sui bordi, sui freggini, con due pennellini molto delicati, molto piccoli e non devo assolutamente sbavare perché dove va linfa si appiccicherà anche la foglia. Mi raccomando, Mina, un po' d'attenzione. Metto un po' di pozione linfa in una piccola scodellina e ne uso un po' per volta in modo da non farla asciugare, seccare o altro. Prendo il mio pennellino piccolino, lo scolo leggermente e dopodiché vado avanti col mio progetto di fino. Come vedete, quando voi mettete la missione linfa ha questo colorito particolare. Ecco, linfa sarà perfetta per l'aggrappaggio della foglia oro nel momento in cui voi la vedrete trasparente. Quindi ricapitoliamo, fin quando linfa ha un colore non è pronta per essere adagiata sopra la foglia oro. Quando invece la missione linfa diventa trasparente è ora. Continuo piano piano su tutta la struttura. E ricordate una piccola cosa, se avete una superficie
assorbente tipo cartone, legno, stoffa, è meglio passare linfa 2 volte, perché nella prima passata andrà a depositarsi sul fondo, mentre nella seconda sarà perfetta per l'aggrappaggio della foglia oro. Ricordate sempre che Remida è una foglia speciale perché ha il decalco e non vola, e in momenti come questo è veramente una manna dal cielo. Emma infatti sta prendendo il fogliettino e me lo sta tagliando in 3. Perché? Perché almeno non spreco nulla. Inizio già semplicemente a utilizzare quello che devo spostandola, e tutti i pezzi che rimarranno attaccati potrò comunque utilizzarli perché li sposterò e li utilizzerò in altri punti. Quindi ricapitoliamo, abbiamo steso la missione, è passato un 15 minuti, è asciutta e lo si nota dal fatto che qua è trasparente, invece qui dove sta ancora asciugando è ancora leggermente biancastra, bluastra. Ora io prendo la mia foglia oro e parto. Ho con me un pennellino più piccolo e un pennellino più grande, questo per schiacciare bene la foglia e farla andare negli anfratti. L'ho fatta con Emma leggermente più spessa, proprio perché voglio coprire tutto il fregio sia a destra che a sinistra, che la parte centrale ovviamente. E come sempre io non amo la foglia oro super precisa che sembri finta barra vecchia, io amo una stesura della foglia oro molto lavorata, quasi craclata. Quindi voi fate come volete, se non avete riempito tutti i buchini riempiteli, ma a me piace che sia un po' anticata. E voilà, è bellissimo l'effetto anche perché sotto si intravede la vecchia doratura ormai anticata ed è veramente bellissima. Con lo stesso pezzettino, se riesco, posso fare anche altri pezzi. Ora la sposto qui e faccio questo ricciolino con pochissimo spreco, perché comunque quello che non è utilizzato rimane attaccato al fogliettino e non spreco praticamente nulla. Guardate, continuo su tutta la cornice e pian pianino riutilizzo anche ciò che rimane attaccato ai pezzettini di carta per non sprecare mai nulla. Che bello! Vedete come si lucida nel momento in cui io passo il pennello? Diventa bellissimo, pieno, oro vero, oro puro. Molto bello questo effetto. Ho girato lo specchio al contrario e adesso vado a fare tutto il bordo interno sia col clear sand che col blu, quindi col pepper blu. Questo perché lo specchio può riflettere, i legni potrebbero non appoggiare del tutto e quindi si potrebbe vedere il colore che c'è sotto. Facendo così sarà meglio perché sarà tutto dello stesso colore. Come dall'altro lato la parte interna la faccio col pepper blu. Ma quanto è bello! Bello, eh? Molto. Allora, vi diciamo la verità, 2 cambiamenti in corso d'opera, perché ieri sera eravamo quasi alla fine, chiamavamo Giorgia per farle vedere quanto eravamo tranquille e contente del risultato, e primo, qua dentro avrebbe dovuto esserci un transfer. A detta sua stava bene una scritta, io avevo proposto una scritta con qualche fiore, piaceva l'idea, perché non volevo lasciare vuoto questa parte centrale. Ma poi l'ho visto così bello, così puro, così semplice, raffinato, che ho detto no, non serve più niente. Quindi stop. L'orologio, manca la protezione, la metteremo dopo, però è finito così. E lo specchio, facciamo un briefing io e Giorgia, diciamo senti Giorgia, ma come sono le pareti? Tutte chiare, non sono bianche ma sono sui sabbia, sui toni del fango, quindi comunque pareti molto molto chiare. E io ho detto, e mi fai fare una parete, una specchiera che è bianca e blu, fa un po' nave, un po' effetto mare, no?
sarebbe bene nel Mediterraneo Sì. questo bello specchio. E in effetti non c'entrava nulla. Quindi, anche se Emma cara ieri ha perso mezz'oretta a passare davanti al Nino, abbiamo deciso di cambiare in corso d'opera. Ebbene sì, faremo tutto pepper blu, perché spiccherà molto di più questo specchio sulla parete, sarà molto più raffinato e starà comunque molto bene con l'orologio che è prevalentemente blu. Sì. Vero? Quindi, bando alle ciance, sappiate che se usate toni scuri l'antitannino ovviamente non vi serve, se invece usate toni chiari su parti dorate, come specificato ieri da Emma, è fortemente consigliato mettere sotto l'antitannino per evitare che le ossidazioni macchino, ok? Quindi, pennella a punta e ricoloriamo tutto di blu. Partiamo. La seconda mano l'abbiamo stesa sulla cornice e adesso è blu, perfetta, unita, molto elegante, molto moderno, molto contemporaneo, molto elegante. Comunque Giorgia mi ha chiamato e mi ha detto che arriva. Va bene. Così ci aiuta a fare la chiusura del video e vede tutto il lavoro che abbiamo fatto sotto sua commissione. Passiamo un bel velo di cera jasmine, cera protettiva, per sigillare bene il tutto, tanto non sarà un restyling ad alta usura, non saranno lavati tutti i giorni, la cera basta e avanza. Vai. Un consiglio. Quando date la cera protettiva su superfici come queste, dove sono per metà colorate, per metà dorate, la parte dorata stendetela dopo la cera, ok? Quindi prima passate il pennello con la cera sulla parte scura e poi sulla parte dorata, perché se ci fosse ancora qualche pigmento di doratura andate poi a spostarlo sulla parte blu e non sarebbe più bello, netto, definito. È ora di rimettere i perni per poi mettere la protezione per poi finire il video. Chissà se arriva Giorgia in tempo, così vede il misfatto. Ma riesce a ritrovare i buchi di prima? Sì. Sarebbe meglio appunto rimettere i perni dove erano prima i buchi, se ovviamente non sono troppo larghi, se non cedono, se non perdono, perché in questo modo sarà un lavoro più pulito, più preciso. Per non urtare il vetro io prendo una spatolina e la metto con il mio pannetto, vado vicino. E mi avvicino molto piano, in questo modo non rischio di fare danni. Il 2 l'abbiamo già messo, il 3 anche, andiamo al 4. Coperchio? Eccolo qua. Anche qua riutilizziamo le vecchie viti perché erano perfette, si svitavano benissimo, ma soprattutto le avvitiamo con un cacciavite per non andare a creare dei traumi nel legno. È un lavoro fatto bene, in modo certosino, e siamo sicuri che questo specchio potrà essere utilizzato per tantissimi anni ancora. Anche questo restyling è finito e Giorgia è arrivata. Assolutamente, non abbiamo il cantiere finito, però ce lo possiamo immaginare perfetto. Ti piace? Sì. Allora, non abbiamo potuto fare l'ambientazione a casa della persona a cui vanno i mobili perché ovviamente, come dice Giorgia, il cantiere non è ancora in finitura, però le pareti erano, come ho detto io, avorio, Sì, sabbia, assolutamente neutre. Mm? Neutre in cui il pepper spiccherà tantissimo e si unirà. Va bene, sono contenta. Allora senti, ci sta il cambio di progetto, no? Sì. Mentre si lavora ci sta. Sì. E quindi un consiglio, quando andate dal vostro rivenditore a comprare i prodotti, non comprate mai tutto prima, lo stencil, la finitura, la pasta, il transfer. No, si compra pian pianino, perché se avessi comprato già prima il transfer da mettere dentro l'orologio, le scritte, avrei speso dei soldi per un progetto che magari non mi serviva più, ok? Quindi si va per step, si compra il colore, poi pian pianino si compra il decorativo e la finitura. Salutiamo? Tu Emma hai qualcosa da dire? No, mi piace molto, sono soddisfatta. Benissimo, al prossimo restyling. Ciao! Ciao!